Allora, diciamo, mm, Brava bambina è la vecchia sessione di Mary, se volete andatevela a vedere. Prendeva psicofarmaci in virtù di un problema di depressione. Fatta la sessione e non era a fiamma il compagno, ed è sempre lo stesso ovviamente. In virtù della sessione lei ci ha raccontato in 2 anni ha fatto un grosso lavoro su di sé, ha smesso da sola di prendere i psicofarmaci, adesso analizziamo la cosa. Ci sono stati degli effetti collaterali anche piuttosto duri, lei ha resistito. E oggi il compagno è la fiamma. C'è una correlazione tra tutto questo, tra compagno fiamma e profondo cambiamento. Certo che sì, certo che sì. Intanto ho visto proprio quando lei raccontava di tutti gli effetti collaterali avuti con la sospensione dell'antidepressivo, come, come se lei fosse davanti, non so perché mi è venuta questa immagine, ad un finocchio fresco appena raccolto. Cioè, come se ci fosse questa specie di azione disintossicante molto forte, depurazione molto forte, che ovviamente lì per lì l'ha fatta molto soffrire, perché il corpo stava proprio buttando fuori una serie di tossine eh, che erano proprio insediate da molti anni. Ehm, e vedo che in questo suo ripulirsi, che è stato fisico ed energetico, ehm, è come se vedo dietro al finocchio il compagno, questo finocchio che sembra enorme, vedo il finocchio che separa, diciamo così, lei dal compagno, poi a mano che passa il tempo, lei ci ha raccontato che all'incirca 1 mese e mezzo lei ha patito molto, no? Questo finocchio diminuisce la sua massa Mhm. e vedo completamente il compagno. Il compagno è come se scavalcasse questo finocchio che è diventato piccolo e loro riescono ad abbracciarsi, a fondersi. Con gli antidepressivi è vero, nel caso anche di Mary, che la sua anima era completamente o in parte fuori dal suo, diciamo, corpo energetico. Cioè, questa cosa di essere fuori, io faccio fatica a vedere nel senso che l'anima non è locale, non è un oggetto, eccetera. Quindi vedo più che altro l'interruzione della comunicazione Certo. tra la mente del soggetto e l'anima, più questo, ok? Ed è effettivamente così. Ehm, a causa appunto degli antidepressivi, dei psicofarmaci in generale. E vedo come questo filo, che in questo momento vedo blu, quando lei prendeva questi psicofarmaci era molto molto sottile, in alcuni punti sfilacciato ed era come, posso dirti, molto freddo, metallico. Ora invece è come se lo vedessi molto più cicciottone, come se fosse un filo di lana bello morbido, completamente compatto e anche molto allegro. Sembrava di un blu elettrico in questo momento. Quindi c'è una comunicazione anche molto più naturale, più spontanea con l'anima. Stessa domanda relativa ai psicofarmaci con relativa alle sigarette, a un'altra forma di dipendenza a cui lei ha messo fine. Lì mi fa vedere come lei fosse, mi fa vedere questa immagine, no? Ehm, come se la sigaretta fosse una specie di impalcatura sospesa nel vuoto e lei era aggrappata a questa sigaretta, come se in qualche modo la sigaretta le desse quel tipo di sicurezza per non precipitare nel vuoto, nell'angoscia, nella solitudine. Mm, però ehm, il suo assetto, diciamo così, mentale e il suo collegamento con l'anima in quel momento erano completamente diversi, ok? Per cui lei poteva veramente essere un po' fagocitata.
da questa solitudine e da questa angoscia. Poi vedo che nel momento in cui lei smette la sigaretta, anziché precipitare nel vuoto, perché teoricamente doveva essere così, no? Lei è aggrappata alla sigaretta, se gliela togli, lei dovrebbe precipitare nel vuoto. Scopre che non è così, che non c'è quel vuoto, quella solitudine, quell'angoscia, terrificante che l'aspetta, Le è ma servito, sente invece le braccia dell'anima sotto. le è servito fare l'esperimento del biberon, che è un po' il ciuccio, no? Che abbiamo visto noi. Quindi ogni volta che aveva voglia di una sigaretta doveva ciucciarsi un biberon contenente una bevanda calda, magari possibilmente guardandosi allo specchio. Sì, le ha dato quello step in più perché per capire che cosa significa aggrapparsi a un qualcosa che ormai è superato. E lei l'ha avvertito molto chiaramente. Va bene. Se lei non avesse smesso di fumare, invece di 61, a quanto starebbe di vibrazione? 18-20. Quindi solo il fumo. Se lei avesse smesso di fumare, ma avesse smesso con gli psicofarmaci, Scusami, se lei avesse... scusami, ho sbagliato, ho eh, detto male. Dunque, se avesse smesso di fumare e soltanto, no, mi sono perso. Capito cosa ti voglio chiedere? Cioè, quanto incide lo smettere di fumare, quanto incide gli psicofarmaci, se lei non avesse smesso nessuna delle due cose, quanto starebbe di vibrazione? No, facciamola così. 5-8. 5/8. Ma pensavo di meno.